Yu, se solo fossi tornato a casa, una volta mi avresti trovata. Ma purtroppo hai stato con Song-Yi a divertirti. Hai rovinato l'ultima possibilità con le tue mani. Lingxi, oggi è il tuo compleanno e Yu è qui con me. Ah, già, mi ha appena comprato una collana con diamanti incastonati su 6 lati. Per festeggiare la mia promozione, devo proprio ringraziarti per questi 10 anni di lavoro sfiancante. Altrimenti Yu, da dove avrebbe preso tutti questi soldi per trattarmi bene? Non serve che aspetti. Jung-Yu stasera non tornerà. Io ho dato tutta l'azienda per 10 anni. Nel mio conto ci sono almeno qualche milione. Tu mi devi sempre risparmiare. I soldi non servono. Per quanto riguarda lo sviluppo dell'azienda, non avrei mai immaginato Che tu usassi i soldi guadagnati con mio sudore per mantenere Song-Yi. Yu, domani viene il direttore Zhao in azienda. Voglio comprarmi un vestito nuovo. Per riceverlo? Cara, sai, mi dà Drift. Attraversando un momento difficile. Dobbiamo risparmiare dove possiamo. Facciamo così. Ti do 200 yuan, comprane uno qualsiasi. E va bene lo stesso. Questo completo costa 30.000 yuan. Si adatta perfettamente al tuo portamento. Yu, grazie mille. Yu e Song-Yi, Dato che vi siete alleati per succhiarmi il sangue, Non incolpate me se vi riprenderò tutto. Capitale e interessi. President Fang, può darmi una mano? Cavolo, 500 milioni. Lingxi, Vieni in azienda subito. Va bene che vengo, ma dopo che avrai firmato la lettera di dimissioni. Sono qui per formalizzare il tuo licenziamento. Muoviti e vieni subito. Va bene. Yu, è già arrivata? arriva tra un attimo. Lingxi, ti faccio vedere con i tuoi occhi. La tua azienda, Il tuo uomo. Adesso sono tutti miei. Vi annuncio che la direttrice Song-Yi e il gruppo Fan Hanno raggiunto un accordo per un importo totale di 500 milioni. Fate un applauso a tutti. Fantastico, 500 milioni. Yu, guardo la gente. Sembra che non sia molto contenta. Lingxi, non pensare che l'azienda non possa funzionare senza di te. Quello che sai fare, tu, Song-Yi, riesci a farlo anche meglio di te. Lingxi, so che non ti rassegni dentro di te, ma i fatti dimostrano che io sono decisamente meglio di te. Yu, Non crederai davvero che quel progetto da 500 milioni l'abbia concluso lei da sola, vero? Lingxi, hai perso la ragione. Ammettilo. Sei solo invidiosa. Invidiosa che Song-Yi è più giovane di te. E più brava di te. Lingxi, vedi? Questa è la mia capacità, una cosa che tu non sei riuscita a fare in 10 anni. io l'ho fatta in un solo mese. Yu, non te la prendere. Dopotutto la manager Lin ha un titolo di studio basso e poca esperienza. Non litigare con lei. E poi, lasciamola pure stare in azienda. Così impara qualcosa da me. Hai sentito, Lingxi? Ammettilo. Song-Yi è un talento rimpatriato. Dell'istruzione ti supera di gran lunga e ha un IQ più alto del tuo. E nonostante tutto, ti ha chiesto di perdonarti. 10 anni fa. E se non avessi fondato l'azienda, come saresti diventato manager? Tu mi hai dato l'autorità? In questi 10 anni, se non mi fossi spaccato giorno e notte, Sviluppare programmi per te, la tua azienda. avrebbe il valore di mercato attuale? Davvero? E Song-Yi, in un mese in azienda, ha già firmato collaborazioni per 500 milioni. E tu? Sei in azienda da 10 anni interi. Che collaborazioni hai portato? Yu, non parlare così di lei. Dopotutto la manager Lin è anche un dipendente storico dell'azienda. Facciamo così, falla tornare in azienda, le diamo un contratto di stage, lo stipendio lo paghiamo secondo lo standard degli stagisti, i programmi sviluppati. Le pubblico io. Che ne dici? E così possiamo anche sfruttare le mie capacità per guidare bene la manager Lin. Che impari bene da me. La carriera. Forse potrà addirittura rifiorire.
Hai sentito, Linksy? Songhi pensa a te in tutto. Dai, firma subito questo contratto. D'ora in poi Lavorerai sotto Songhi. tutte le collaborazioni saranno firmate da Songhi. Firma, cosa aspetti? Firma subito. Non credere che l'azienda senza di te non possa andare avanti. Senza di te L'azienda andrà ancora meglio. Linksy, che vuoi dire? Songhi ti sta gentilmente offrendo una via d'uscita. Non essere ingrato. Questo contratto di stage. Chi vuole firmarlo lo firmi. Io comunque non lo firmo. Oggi sono venuto per fare le pratiche di dimissioni. Direttore Pei, firmi subito, non mi faccia perdere tempo. Bene, vuoi dimetterti, eh? Non ti arrendi finché non vedi la bara. Vuoi dimetterti? Ti accontento. Ora? Vattene subito. Senza di me, quale altra azienda ti vorrà? Non si preoccupi, direttore Pei. Piuttosto, Il direttore Pei dovrebbe preoccuparsi di se stesso. Tu. Direttore Fan, finalmente è arrivato, l'abbiamo aspettato a lungo. Direttore Fang, buongiorno, sono Songhi, direttore tecnico della Shinyu Company. Le collaborazioni future con lei saranno tutte a mia cura. Xiaolin, tutto è andato bene. Tutto sistemato. Direttore Fan? Che significa questo? Non ha senso. Presidente Pei, oggi il gruppo Fangshi è qui per rescindere i contratti con voi. Rascindere. Presidente Fan, al telefono avevamo chiaramente detto che... Presidente Pei, anche il gruppo Firefox formalmente con la vostra società risolve tutti i contratti. La nostra TNI Data da questo momento termina ogni accordo. E poi la nostra Singlan Entertainment. Abbiamo ancora una decina di altre aziende, tutte qui per rescindere. Impossibile. Presidente Fan. Avevi chiaramente detto che avresti rinnovato con Songhi. Ha dimenticato. Presidente Pei, con le capacità di Songhi. Mi fiderei di lei. In effetti, avevo un progetto da 500 milioni, ma quello era in considerazione di Xiaolin. Ora che Xiaolin si è dimesso, questo contratto c'è ancora bisogno di firmarlo. Cosa? Quel contratto da 500 milioni era in considerazione di CGE. Sogni non vantava che il presidente Fang l'aveva espressamente chiamata per firmare? No, Linksy, convinca subito il presidente Fang a firmare con noi. Noi ci fidanziamo subito, anzi, ci sposiamo subito. Era il tuo più grande desiderio sposarmi. Convinci, presidente Fan. Pei, pensi che ora? Possa ancora credere alle tue bugie. ma il presidente Pei ha appena firmato il contratto di dimissioni. Io ora Non sono più un dipendente dell'azienda. Questo non conta. Linksy, dica subito al presidente Fang che non si è dimesso. Bene, non lo dico. Linksy lo sapevo. Non mi avresti abbandonato. Presidente Fan, ha visto. Linksy ha detto... Che non si è dimesso. Voglio sentire solo Xiaolin dire... Ringrazio tutti i presidenti per aver trovato il tempo di aiutarmi. Annuncio, io, Ningxi, da oggi in poi non ricopro più la carica di direttore del dipartimento tecnico del gruppo Jiu. Presidente Pei, visto che Xiaolin ha confermato personalmente le dimissioni, allora questo contratto di rescissione dovrebbe essere firmato, no? Presidente Pei non può firmare, questi sono tutti i nostri clienti principali. Se rescindono, il flusso di cassa dell'azienda si interrompe. Presidente Pei, convinca subito GG. Linksy, questa azienda. Ha il sogno di oltre 10 anni per entrambi.
Vuoi distruggerlo con le tue mani? Sì, lo distruggo con le mie mani. In questi 10 anni ho progettato centinaia di software per l'azienda. Ho attirato decine di investimenti, senza mai chiedere promozioni o aumenti. Sono io che la sto distruggendo? O sei tu? Hanno detto che Songhi è più capace di me. Ora in poi mi dimetto anch'io. Gli lascio il palcoscenico per mostrare il suo talento. È più capace di te. Ma per quanto riguarda l'esperienza, tu sei più preparato. L'azienda è in fase di sviluppo. Ha bisogno di veterani come te per reggere il palco. Basta. Più. Quando mi hai fatto firmare il contratto di stage. Non eri così? Ora sei davvero ridicolo. Basta, Lindsay. Credi che senza Yu, se non avesse fondato l'azienda, credi che saresti arrivato fino a qui? Però le povere, hai solo un diploma. Senza Peiyu, senza l'azienda, dove potresti andare? Songhi non dire altro. Yu, non l'hai ancora capito? Oggi è venuta apposta per umiliarci. Non è solo rescindere il contratto. Allora, firmiamo il contratto. Non possiamo inchinarci a Lindsay. Presidente Pei, non ascoltarla. Se rescindiamo, in azienda non ci saranno soldi. Gli stipendi di questo mese non potranno essere pagati senza i progetti di base. Sarà difficile sviluppare nuovi progetti. Visione miope. Questo si chiama senza distruzione, non c'è costruzione. Con nuovi fondi, l'azienda tornerà presto in carreggiata. Yu, non ti fidi di me? Più, credi davvero a quello che dice Songhi? In questo modo, senza nuovi fondi, L'azienda crollerà completamente in pochi giorni. una sola Songhi vale davvero tutto questo per te? Complimenti, Presidente Pei, davvero determinato? Ora, cos'altro puoi usare per minacciarci? Sei solo un cane randagio. Già con nuovi fondi per l'azienda. L'azienda tornerà a vivere. E tu? Sei solo un dipendente licenziato, nessuna azienda ti vorrà. Chi dice che nessuna azienda la vuole? La nostra Fan Corporation la vuole. A partire da ora, Tianai e altre 28 aziende si uniscono per fondare una nuova società, invitando la signorina Links a ricoprire il ruolo di direttore tecnico capo. Se tua aziende e la fanno anche direttore tecnico. Che trattamento favoloso. Esatto, a mio parere, con le sue capacità, avrebbe dovuto ottenerlo da tempo. Impossibile. Non può essere assunta. Oh, Presidente Pei, cosa intende dire? Presidente Fang, lei è un capo, conosce le regole. Anche se Lindsay rescinde con noi, ha ancora un accordo di non concorrenza attivo. Esatto. Secondo l'accordo per 2 anni dopo le dimissioni. Non può lavorare nel settore, altrimenti dovrà pagare una penale. Yu, se il Presidente Fang è disposto a pagarla, l'azienda avrà nuovi fondi. Se non lo è, Lindsay non avrà alternative. Dovrà tornare da noi. Hai pensato a tutto. Lindsay, anche se vuoi andartene, ti spremerei fino all'ultima goccia di valore. Xiaolin, quanto ammonta la penale? Vuoi la penale? Va bene, fate il mio contratto. E visto che ci siamo, Fate dare un'occhiata a tutti i presidenti. Yu, porta subito il contratto. Vediamo se il Presidente Fang è disposto a pagare questa penale astronomica. In 10 anni, la sorella Shi ha firmato contratti per miliardi. La penale sarà almeno di decine di milioni. Come facciamo? Songhi è davvero un infame. Anche dopo le dimissioni, cerca di spillarle i soldi. Basta chiacchiere, portate il contratto. Che c'è su te fanno? Non fare pagare la penale. Lindsay in questi anni ha guadagnato per l'azienda almeno miliardi. Una penale così alta e il Presidente Fang la paga. Accordo di non concorrenza. In caso di violazione si deve pagare una penale di 20.000 yuan. 20.000? Ridicolo! Perché solo 20.000? Poi, avete visto? In 10 anni in azienda ho usato sempre il contratto iniziale.
Presidente Pei, dici che sono la colonna portante, che ho sviluppato così tanti software per l'azienda. Eppure vi siete risparmiati di farmi firmare un nuovo contratto. La sorella Ye ha dato contributi enormi all'azienda per anni e ha sempre firmato il contratto di livello più basso. È una vera prepotenza. Presidente Pei, quel Songhi? Yi, sono appena arrivata in azienda da un mese e già sei direttore. Che trattamento di favore. Direttore Pei, non avrei mai immaginato che per un incapace tratteresti così i meritevoli dell'azienda. Xiaolin, domani vieni in ufficio. Se il direttore Pei non può permetterselo, lo pago io. È finita. Direttore Pei, firma prima possibile le dimissioni. Ho fretta. Lingxi, ho sbagliato, perdonami, ti prego. Mi dispiace. Sposiamoci. Non volevi sposarmi? Ci sposiamo subito? Pei, no. Perché mi supplichi? Potresti supplicare lei. Adesso non sono un fallito senza titoli di studio, che nessuno vuole. La tua Songhi è quella che è tornata dall'estero dopo gli studi. L'elite. Vai a supplicare la tua direttrice Song. Lince, fermati. Se osi uscire da quella porta, non tornare più. Tranquilla, in questa vita non voglio più mettere piede qui. Lingxi credi che andandotene. Noi non possiamo vivere. L'azienda ha Songhi E tante altre persone, tutte migliori di te. Esatto. Yu, stai tranquilla. Sono un'elite tornata dall'estero. Come l'azienda avrà nuovi fondi. A quel punto lo sviluppo non sarà peggio di quando c'era lei. Allora, auguro alla direttrice Song e al nostro direttore Pei un successo immediato. Yu, mi dispiace, è tutta colpa mia se l'azienda è finita così. Non è colpa tua. È colpa di Lingxi. Ha voluto dimettersi. Altrimenti questi contratti non sarebbero stati rescissi. Songhi? Davvero non so cosa fare. Yu, una piccola cosa del genere non può mettere in difficoltà un'elite come me, tornata dall'estero. Cosa c'è? Ho una soluzione? Ho appena ricevuto notizie, la famiglia Wen, la più ricca di Shangcheng, verrà qui a scegliere un partner. Basta che presentiamo un sistema interattivo per ottenere i fondi. L'azienda potrà risorgere. Però cosa? questo software richiede troppo tempo. Non ho così tanto tempo. Ma mi ha detto che... Sì, sembra che un software simile su computer. Che devo finire? Il codice sorgente. Se avessimo il codice sorgente. Quello. sono i risultati della ricerca di Lingxi. Yu, è il momento di proteggerla? Ha sprecato 10 anni del tuo duro lavoro. Kyejo, ci rimane solo un'ultima possibilità. Va bene. Xiaolin, l'occasione è arrivata. La famiglia Wen, la più ricca di Shenzhen, verrà a Jiangzhou in cerca di partner. Ti ho assicurato una raccomandazione interna. Se otterremo questo contratto, la nostra nuova azienda decollerà. Questo software è proprio ciò di cui la loro azienda ha bisogno. Lingxi, ho sbagliato. Sono stato gentile con Songhi. Solo per l'azienda. Lei è un'elite rimpatriata. Ho fatto tutto per lo sviluppo dell'azienda. Non essere arrabbiato, va bene. Se non c'è più amore, perché arrabbiarsi? In passato mi sarei sicuramente arrabbiato, ma ora non mi arrabbio. Davvero? Quindi non sei arrabbiato. Pubblica un post sui social per chiarire. Poi firmiamo di nuovo il contratto. Non volevi sposarmi? Facciamo un altro figlio. Ehi, forse nella tua mente tutto può essere usato per fare affari. Che intendi dire? Non intendo nulla, dato che ho lasciato l'azienda. Allora separiamoci. Separarci?
Link, sì. Mi stai chiedendo di separarci? Ti ho accompagnato per 10 anni interi, ho dato tutta la mia giovinezza a te. In questi 10 anni, chi hai davvero pensato? In 10 anni, chi hai pensato? È stata la tua Songhi, vero? Ristoranti per coppie, hotel di lusso. Negozi di lusso. Ogni cosa era con Songhi. Prima, quando ti invitavo a vedere un film, trovavi sempre scusa. Ora capisco. Tutto il tempo era per Songhi. Link, sì. Ascoltami, lascia che ti spieghi. Ho fatto tutto questo per tenere Songhi. Nell'azienda. Piyu, io per te. Che delusione. Lindsay, perché non mi credi? Devo aggiungere altro? Linka, se esci da questa casa, non tornare mai più. Non te ne pentirai. Me ne pento. La cosa di cui mi pento di più in vita mia è non aver capito prima chi sei. Lindsay, credi che non possa vivere senza di te? Ti dico che Songhi ha già trovato un appoggio. Non sarai mai alla sua altezza. Lynx, visto che non sei leale, non incolpare la mia slealtà. Direttore Wen, questo software è 10 volte migliore del risultato su cui il nostro team ha lottato per 6 mesi. Una volta lanciato sul mercato, sconvolgerà l'intero settore. Il gruppo acquisirà questo software. Inoltre voglio anche questa persona. Direttore Wen, ho controllato. Un mittente è il direttore Fang del gruppo Fang. Ma il direttore Fang dice che è solo un intermediario. Allora continua a indagare. Scoprì che è davvero... sì. Vecchio compagno di scuola, questa tecnologia mi ricorda tanto te di un tempo. Oixy, non disturbare. Sono in un punto cruciale. Del codice. Ah, non è Roxue, sono io. Cosa stai scrivendo? Sembra complicato. Atta, questo è un sistema di interazione intelligente, ma sull'ottimizzazione dell'algoritmo. Ora sono un po' bloccato, quindi la tecnologia attuale non è ancora perfetta. Sono sicuro che puoi farcela. L'ultima piccola ha... Tutti dicevano che era difficile, ma tu hai lavorato tutta la notte. L'hai completata, no? Direttore Wen, ho scoperto il progettista di questo software. È la Jiangsu Xiu Technology Company. Prepara l'auto, andiamo a Jiangsu. Lindsay, buone notizie. Yuan, sono molto soddisfatti del tuo sistema. Hanno chiesto esplicitamente di vederti domani. Preparati bene. Lexi, che ora è? Non mangi ancora? Vuoi far aspettare la signora della mesa fino alla fine del turno? Faccio subito! Mi manca solo l'impaginazione dell'ultimo modulo. Mangio appena finisco. No, mangia prima.
Va bene. Se lo mangi, ho portato il pranzo per niente. Meglio buttarlo via. Io resto a digiuno con te. Ok, mi hai convinto? Mangia subito. Cingran, sei sparito dopo la laurea. Non sappiamo neanche dove sei adesso. Attenzione, rilevato indirizzo IP anomalo. Le informazioni dell'indirizzo sono Jiangsu Shiyu Technology Co. Ltd. Pio, Sei davvero un ossesso che non se ne va via? Ma credi che così puoi rubarmi il sistema? L'ho preso. Questo è quello progettato da Linksy, il codice sorgente del sistema di interazione. Yu, sapevo che sei la migliore per me. Una volta ottenuto questo, l'investimento della famiglia Wen sarà nostro. Oia! Ho sempre creduto che ci saresti riuscito. Presidente P, direttore Song, la famiglia Wen ha chiamato. Dicono che il presidente Wen verrà nella nostra azienda per un'ispezione domani mattina. Sei sicuro che sia il presidente Wen della famiglia Wen, il più ricco della città di Shanghai? Buonamente è vero. Sì, è assolutamente vero. Yu, ce l'ho fatta. Yay, ho sempre creduto che saresti riuscito. Lindsay, Songye è 10 volte più forte di te. No, 100 volte. Yu, con questo Domani lo portiamo direttamente al presidente Wen. Con questo, la nostra azienda avrà nuovi flussi di cassa. Ah, se per caso. Lindsay crea problemi? Dai, quella sciocca di Lindsay, come può sapere? Da lì abbiamo rubato il progetto. Yu, beviamo un bicchiere. Yu, sto facendo la cosa giusta, vero? Stai tranquilla, oggi sei persino più bella di Lindsay. Molto. Vincerai di sicuro. Lindsay anche senza di te. Attira comunque l'investimento del più ricco di Shanghai. Buongiorno, presidente Van. Benvenuto, è un onore per noi averla qui. Buongiorno, presidente Wen. Sono il direttore tecnico dell'azienda. Uè, mi permetta di... Andagli cance, chiamate il vostro manager Lin. Fatelo venire a conoscermi. Tutti i manager della nostra azienda sono qui, non sappiamo di quale manager Lin stia parlando. Non sappiamo di quale manager Lin stia parlando. Manager Line, lanci. Questo presidente Wen non sarà che è venuto per investire su Lindsay? Se fosse davvero così, cosa facciamo? L'azienda è finita davvero. Yu, calmati. Loro vengono qui con un atteggiamento così aggressivo. Sembra che siano venuti per investire. Di sicuro quel software inutile di Linksy ha avuto un problema. Vengono da noi per chiedere conto. Però, Niente però, com'è possibile che il presidente Wen abbia a che fare? Con una persona come Lindsay? Presidente Wen, per dirla tutta, Lindsay è già stata... Licenziata? Licenziata? Cosa è successo? sì, Linky, approfittando della sua anzianità, è arrogante, sfida i superiori. In questi 10 anni in azienda ha fatto perdere molti clienti. Non c'era altra scelta. L'abbiamo licenziata. Lindsay non so, ha un problema di atteggiamento. Ma anche di competenze. Io, dottore di ritorno dall'estero, volevo guidarla, ma lei non ha apprezzato. Già, presentai Noen, le dico pochi giorni fa. Davanti a tutta l'azienda ha invidiato il talento del direttore Song. Ha minacciato di dimettersi pubblicamente, mettendo l'azienda in subbuglio. Non c'era modo. L'abbiamo licenziata. Dai, che faccia tosta a Song Yi. È proprio... Incapace e distorce i fatti a suo piacimento. Presidente Wen, le ho portato la direttrice Lin. Wen Jingran, guarda cosa hai combinato! Per colpa tua che hai manomesso i parametri, l'intero sistema è andato in crash. Hai idea delle conseguenze? Professore, mi dispiace. Io stavamo all'attrezzatura.
Abbiamo fatto l'errore del sistema centrale. Non è colpa sua, la responsabilità è mia. Niente, scuse, dopo la lezione ripristina il sistema. E riprogetta l'architettura. Fammi una copia di backup. Lindsay, non eri già stata cacciata dall'azienda? Come il coraggio di presentarti qui? Dov'è la sicurezza? Cacciatela. Una precisazione. Me ne sono andata di mia spontanea volontà. Non sono stata rimossa. Allora? Non riesci a stare nell'azienda del signor Fan. Vuoi aggrapparti alle mie gambe. Troppo tardi, te lo dico io. Vai, per collaborare con il presidente Wen. Anche se mi supplicassi, in ginocchio non ti riprenderei. Proprio così, Lindsay, non credere che senza di te l'azienda non possa andare avanti. Addirittura il presidente Wen, l'uomo più ricco, è venuto di persona a cercare la nostra collaborazione. Tu non sei niente. Direttore Pei, sei così sicuro che il presidente Wen collaborerà con te? Anche se il presidente Wen non collabora con me, pensi che collaborerà? Con la tua nuova azienda? Stai sognando. Basta! Con chi collabora? Il presidente Wen! Non sta a voi specularci. Voglio vedere il loro software. Le 2 migliori aziende software di Jiangsheng sono qui. In tal caso mostrateci la vostra tecnologia chiave. Così il signor Wen potrà decidere con chi collaborare. Sono il dottor Lindsay, rientrato dall'estero. Con cosa pensi di competere, Lindsay? Hai il coraggio di sfidarmi? Visto che... Visto che il direttore Song mi ha invitato. Come potrei rifiutare? Lindsay, non immagini neanche che sarai sconfitto. Dal software che hai progettato tu. Ok, visto che è un documento riservato. Potete andare. Lindsay, oggi ti farò capire qual è la differenza tra me e te. Signori dirigenti, guardate, questo sistema si chiama Cielo. Utilizza il sistema di interazione più recente, in grado di realizzare una vera interazione intelligente. Possederlo significherebbe rivoluzionare Internet. La struttura di questo sistema è semplicemente perfetta. Non pensavo che il gruppo Xiu avesse un direttore di questo livello. Il direttore Song è davvero un dottore rientrato dall'estero. Con queste capacità, in Cina probabilmente pochi possono competere. Signor Wen, questo sistema non è il suo... Non avere fretta. Aspettiamo lei. Lindsay, anche se questo sistema fosse tuo, cosa cambierebbe? Saresti comunque solo un trampolino per gli... Lindsay, se non riesci a presentare un sistema migliore di questo, vattene subito. Non disturbare la vista del signor Wen. Se non vuoi andartene, ti offro una via d'uscita. Allora, fai fare da assistente a Songhi? Che ne dici? Hey you, non pensavo che non ti fossi ancora resa. In tal caso, non c'è bisogno di essere gentili. Direttore Song. Il signor Wen si è preso la briga di venire fino a Jiangsu. Tu gli presenti un prodotto semilavorato per prenderlo in giro. Direttore Lin, queste parole suonano un po' inesperte. Questo sistema è di livello internazionale, all'avanguardia. Yeah, non sarà vero quello che dice, vero? Impossibile. Questi dati sono molto complessi. I professori all'estero ci mettono anni per studiarli. Si sta solo spaventando. Mi sa che, visto che non puoi vincermi, stai solo creando confusione. Direttore Song, questo sistema. Da dove viene esattamente? Penso che tu lo sappia meglio di me. Cosa intendi? Non ci credo. Questo sistema... L'ho studiato per un'intera notte. Non può assolutamente essere un prodotto semilavorato. Lindsay, so che me lo dire per averti lasciato. Mi odi per averti cacciato dall'azienda, ma non puoi sputare veleno a caso. Sputo veleno. Io non fingo di sapere. Questo sistema, dalla prima riga di codice, l'ho scritto io personalmente. Voi due ladri. Rubate il lavoro altrui e osate ancora fare i furbi qui. Questo sistema è stato progettato da Lindsay. Davvero? Impossibile! Anche i migliori team aziendali in Cina non potrebbero farlo come può una sola persona. Progettare un programma così complesso. Di che sciocchezze stai parlando? Calunnie. Sei solo geloso del talento di Sanghi. Sicurezza, portatela via. Signor Pei, forse lasciamo che il manager Lin finisca di parlare. Anche il signor Wen è d'accordo. No, non possiamo permettere a Lindsay di avere la meglio. Signor Wen,
Non crederle assolutamente. Il sistema Tianqiong è il risultato di anni di lavoro della nostra ICU. Ti sta ingannando. Se esatto, abbiamo speso metà del prezzo per comprare questa tecnologia. dopo che Linksy ha lasciato il lavoro, ha rubato la nostra tecnologia. Ha rubato la nostra tecnologia core. E ora ci accusa a sua volta. Davvero? Questo sistema l'ho iniziato a studiare. Già all'università. Non ho speso un solo centesimo. Della SCU. Hey you! Oh, hey you! Sono la tua ragazza. E tu, per questa sogni, riesci a scendere a questi livelli spregevoli? Sputi veleno a caso. Basta! Direttore Lin, visto che dice che ha il suo lavoro, la preghiamo di fornire le prove. Ora, cosa avete ancora da dire? Finito! Quello di prima sembrava proprio un giocattolo. Non c'è da stupirsi che il manager Lin dicesse che era un semilavorato. Questo sistema è semplicemente un capolavoro. Impossibile. Il codice sorgente ce l'ho io. Perché quello che hai rubato è una mia bozza di anni fa. Non mi sarei mai aspettato che ora, con la tua posizione... Non riesci a vedere un baco così semplice. Direttore Song, quello che hai rubato non è solo la ricerca di Linksy, ma sono i segreti core di 28 aziende. Questo è un crimine commerciale. Ho già chiamato la polizia. Abbiamo ricevuto una segnalazione. Siete sospettati di gravi reati. Venite con noi. Songhi, non voglio entrarci. Parla subito con Linksy. Sei stato tu a istigarmi a prendere il suo computer. Dillo. Stai dicendo sciocchezze. È stato Linksy ad abbandonarti prima. Ti sei arrabbiato per amore e hai rubato tu la chiavetta USB. Che c'entro io? Signori poliziotti. Non è colpa mia. È stato lui a ordinarmi di farlo. Cosa stai dicendo? Mi sono lasciato con Linksy per te. Ho rescisso il contratto per te, Tun. Ora mi accusi a tradimento. Lasciami. Lasciami. Idiota. L'hai fatto di tua spontanea volontà. Che c'entro io? Linksy, mi dispiace, ho sbagliato. Puoi perdonarmi, per favore? Linksy. Sorella, sì. Considerami come un niente e lasciami stare. Voi non vi siete resi conto di aver sbagliato. Voi vi siete resi conto che adesso siete nei guai. Signor poliziotto, per favore proceda secondo Wu. Neti e Jimin. Statemi. Mi sono pentito. Direttore Lin, buona collaborazione. Presidente Ven, buona collaborazione. Vecchio compagno di studi. Non so se dopo tutti questi anni ti ricordi ancora di me. Tu? Wenjin Gran. Sono proprio io, direttore Lin. Ora che abbiamo finito con gli affari, mi chiedo se ho l'onore di invitare te, genio della tecnologia, a pranzo con me. È per me un onore.